io queste terre le vivo ormai le vivo da quando sono piccolo e in questa storia si miscelano tantissimi elementi, si miscelano gli elementi della Grande Guerra che ha toccato queste terre per lunghi anni con delle battaglie estremamente sanguinose qui vicino sul Carso e poi continua anche con quella che fu la Cortina di Ferro che passava appunto proprio qui. E quindi questo elemento di divisione, questa cosa di essere di qua o di là, questa era Austria, dopo Austria-Ungheria, l'impero, dopo diventa Italia, dopo c'è stata la Slovenia di là, prima della Slovenia c'era invece il blocco della Jugoslavia con tutti i paesi che erano appunto ad est, quindi un qualcosa con cui bene o male ho sempre avuto un rapporto comunque mite, se devo dire. Essendo nato negli anni '80 ho vissuto veramente l'ultima fase di quella che fu la Cortina di Ferro e ho vissuto gli echi della Prima Guerra Mondiale, però ciò nonostante il fatto che questi avvenimenti fossero distanti, vedo che lasciano ancora degli strascichi. Segni nasce innanzitutto sul Carso, è stato il territorio in cui nella mia infanzia ho giocato, camminato, ho pensato, era il territorio che esploravo con mio nonno, che andavamo a fare delle lunghe passeggiate. Mi è sempre attratto, un piccolo altipiano che però diciamo attira quando devi fare una camminata, andare a riordinare i pensieri perché viene da salire in alto, sedersi nell'erba autunnale, ragionare. E all'interno di questo territorio appunto ho ripensato dei segni arbitrari, l'idea di avere un elemento che identificasse sul territorio un segno che è stato un fronte, è stato un confine e diventa chiaramente un segno molto evidente. È un rosso innaturale, un qualcosa di leggero che danza un po' al vento, che diventa anche traslucido, quindi quando in realtà lo si attraversa un po' viene a mancare questa monoliticità del segno, del volume, e invece si trova il rapporto più umano dell'accarezzare, del sentire il contesto, del sentire il vento. Il confine lo bypassa completamente. L'opera stessa, man mano che passeranno i giorni, verrà sollecitata da tutti questi elementi e non opporrà grande resistenza. Può disgregarsi, è già iniziato un po' a degradarsi ed è giusto che sia così. Ho scelto di lavorare in un ambiente che io rispetto molto e con un segno mio personale arbitrario, però alla fine ciò che vince è l'ambiente stesso, è questa natura che in realtà pervade tutto il contesto chiaramente del segno stesso.